Ciao e bentornato nuovamente al mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. Allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Come ti ho accennato nei Cuci Chiacchiere, mi sono iscritta ad una scuola di carta modelli, più precisamente un'accademia di carta modello di Marzia Pozzato Fashion Frozen, perché non si smette mai di imparare, e questa è la mia terza scuola sartoriale, un corso completo di sartoria dove ti viene spiegato tutta la modellistica di tutti i capi. Siccome io sono, o credo di essere, deficitaria dal punto di vista della modellistica, quindi mi sembra che mi manchi qualcosa, allora ho deciso di seguire questa scuola del cartamodello di cucito e del cartamodello di Fashion Frozen, e per adesso sono contentissima. Chiaramente voglio fare un disclaimer: io non sono stata pagata assolutamente per fare questi video, ma sono contenta di condividere con te questa mia esperienza, come mi piace condividere un po' tutto da tanti anni a questa parte. Sarò super sincera, non solo, ma ti porto anche buone notizie. Siccome io cerco sempre di portarti sconti, codici sconto, cercando di aiutarti a spendere un po' meno e avere qualche sconto, anche con Marzia ho fatto il Fashion Frozen, ho fatto la stessa cosa. Per cui se tu scrivi a Marzia dicendo: ho visto il video di Cristiana, puoi fare lo sconto, Marzia ti fa uno sconto sul corso. Io ho già iniziato il corso, per adesso mi trovo molto bene, ma parliamo del corso di Fashion Frozen dell'Accademia del Cartamodello. Io ho fatto il cartamodello della donna base, che è risultato identico a quello che facevo io, quindi per adesso non sono stata deficitaria. Ho studiato bene fino adesso, anche se Marzia Fashion Frozen fa dei calcoli diversi, in maniera diversa, e anche la metodologia è un po' diversa, ma il risultato è identico. Quindi questo video noi vedremo insieme come confezionarla. Ovviamente sarà un video velocissimo perché ho già fatto i video sulla confezione della gonna dalla A alla Z. Ti lascio giù nelle informazioni tutti i link per andarti a guardare i video sulla confezione della gonna. Qui lo vedremo velocizzato, perché quello che voglio farti vedere non è tanto la confezione della gonna, ma come è uscita la gonna. Io ho utilizzato un tessuto fermo. Se tu utilizzerai un tessuto o elasticizzato, minimo di elastano o elasticizzato, secondo me è anche meglio, perché comunque ti dà più possibilità di movimento. Quindi se vuoi puoi farla anche con un tessuto diverso rispetto a quello che ho fatto io. Il tessuto che ho utilizzato è di Iaia Tessuti, ti lascio giù il link di Iaia Tessuti, anche lì ci sono vari sconti, per lo sconto è sempre valido e il mio, anche in questo caso non guadagno niente, non guadagno percentuali né niente, e l'ho fatto per te. Benissimo, fatta tutta questa bella premessa, iniziamo a vedere. Appoggia qua il microfono e ho fatto il davanti, eccolo qua, è una gonna a tubino. Questo invece è il dietro della gonna, il dietro della gonna e il cinturino. Io ho deciso di fare questa gonna a tubino, ma nel corso di Fashion Frozen, Accademia del Cartamodello, potrai trovare vari tipi di gonne. Quindi la gonna base, questa è la gonna base, poi c'è la gonna a ruota, mezza ruota, a teli e via dicendo. Quindi ovviamente io non posso farti vedere tutti i modelli, ti farò dei video dove vedremo insieme come confezionare dei capi, ma soprattutto ti faccio vedere come vestono il cartamodello di Fashion Frozen. Quindi questa è la cosa più importante. Adesso andiamo subito a vedere la gonna, a confezionarla insieme, e poi ci vediamo per iscritti. Ed ecco qui il cartamodello fatto con il modello di Marzia. Ovviamente avrai bisogno
per la sua realizzazione di una matita, di un righello, di vari righelli, di una gomma temperamatite e di una calcolatrice. Tutto questo per la realizzazione del cartamodello su misura. Avrei bisogno delle misure del bacino, della vita e della distanza seno. Questo per quanto riguarda il modello di Marzia. Se vuoi imparare a farlo, ti invito a iscriverti al suo corso di cartamodelli, l'Accademia del Cartamodello di Marzia Pozzato Fashion Frozen. Poggio il cartamodello nel tessuto, la parte davanti nella ripiegatura della stoffa, mentre la parte del dietro parallelo alle cimose in dritto filo. Inizialmente avrei voluto fare degli spacchetti laterali, poi ho cambiato idea, ecco perché vedi questa parte di 3 cm che poi verrà eliminata. La gonna avrà uno spacco nella parte del dietro, mentre i fianchi verranno uniti e cuciti con la macchina per cucire. La cintura l'ho divisa a metà e l'ho messa nella ripiegatura del tessuto. Con il gesso da sarto e un righello disegnare i margini di cucitura e l'orlo intorno a tutti i bordi. Devi segnare 4 cm per l'orlo, 2 cm per i fianchi, 1 cm la cintura nel lato lungo e 2,5 cm nei lati corti, anche 3 cm per il sormonto, mentre per quanto riguarda la vita 1,5-2 cm. Tagliare il tessuto con le forbici nelle linee che ho precedentemente segnato con il gessetto. Ora mi servirà il filo da imbastire, io ho utilizzato questo rosso perché si potesse vedere bene, per fare tutte le marche, tutte intorno al mio cartamodello. Lo so che a molti di voi non piacciono le marche, ma che cosa servono? Sono anelli morbidi di filo cuciti nella stoffa per marcare e trasferire le informazioni dal cartamodello al tessuto e si fanno tutto lungo il perimetro del cartamodello, dopo il taglio, dove evidenziare e procedere con l'imbastitura e poi con le cuciture. Si eseguono dei punti di imbastitura alternativamente, lunghi e corti, lasciando i caratteristici fili molli tra un punto e l'altro e prendere insieme i 2 strati di tessuto che poi verranno staccati e tagliati. La prima cosa che ho fatto è cucire le pinze. Inizialmente vanno imbastite con il filo da imbastire con punti non troppo lunghi e poi fare un nodo iniziale. Ti ho fatto un video dove ti ho fatto vedere tutto il passaggio, te lo lascio nelle informazioni. Ho deciso in corso d'opera di modificare il cartamodello. In questo caso quindi puoi vedere che io ho eliminato 3 cm dall'orlo partendo dal bacino. Questa è una modifica che puoi fare se preferisci che la gonna sia a tubino, quindi non rimane dritta ma rimane più stretta ai lati. Per cucire ricordati di utilizzare un filo che sia perfettamente in tinta col tessuto. Io ho utilizzato una macchina elettronica della Necchi, la Necchi 204D, ti lascio giù il link per andarla ad acquistare, mi raccomando puoi utilizzare il mio codice sconto. Come punti ho utilizzato 3,5 di larghezza e 3,5 di lunghezza. Devi cucire la gonna dopo averla provata e quando sarai sicura che la gonna andrà bene la potrai cucire. Quindi prima va imbastita e provata prima di cucirla. Come taglia e cuci ho utilizzato la Necchi NL11C che trovi giù il link per poterla acquistare e l'ho settata in questo modo: 4, 4, 6 e 3. E poi la lunghezza del punto a 2 e il differenziale a 1. Ho utilizzato solo l'ago destro in modo tale che la rifinitura avvenisse più delicata, come puoi vedere qui nella cucitura. Ho attaccato la cerniera lampo invisibile, ti lascio giù il link per andare a guardare il video che ti ho fatto dove ti ho spiegato nel dettaglio come
applicare la cerniera lampo invisibile, quindi in questo video non te lo faccio vedere. Ho preparato il cinturino applicando la teletta attaccata sul rovescio punto e si applica posizionando la parte con la colla, quindi quella parte gommata, nel rovescio della cinta e con il ferro caldo devi premere sopra per qualche secondo. Cintura applicata, anche in questo caso ti lascio il link per guardare tutto il tutorial che ti ho fatto tempo fa, e nella parte del dietro lo vedremo in questo modo, con la parte sormontata, la cerniera lampo invisibile, le pence del dietro, la cintura. Come puoi vedere, poi io la attacco con dei punti invisibili a mano. Questo è il dettaglio dell'orlo, che essendo troppo corta la gonna ho applicato un tessuto ulteriore che ho ribattuto con la macchina per cucire. Quindi nel caso in cui tu ti possa trovare in una situazione simile dove la gonna è troppo corta, puoi applicare una striscia di tessuto della lunghezza che tu preferisci e anche del colore che preferisci, perché in questo caso ho applicato il tessuto identico a quello della gonna, ma avrei potuto applicare un tessuto in contrasto. Ed ecco qui la gonna terminata nel manichino. Come puoi vedere le pence sono venute abbastanza bene, anche il cinturino, e questa invece è la parte del dietro che ho rifinito comunque con questa cerniera lampo invisibile e ho attaccato il cinturino con dei ganci attaccati a mano. Se vuoi un video tutorial su come attaccarli è molto semplice, dimmelo nei commenti e io ti farò il video tutorial. Nella parte del dietro, come puoi vedere, c'è un bello spacco che permette il movimento. Metto le mani avanti e ti dico che la gonna è stata stirata, anche se da questa immagine non sembrerebbe, con il ferro da stiro professionale, però non so per quale motivo girando il video sembra che non l'abbia stirata, ma ti posso assicurare che è ben stirata. E questa è la parte dell'orlo che ho rifatto. Questa è ecco qui, la possiamo vedere in tutta la sua interezza. Il tessuto ha un colore meraviglioso, cangiante. Ecco, questo è l'orlo che ho attaccato perché era troppo corta la gonna per i miei gusti. E questa è la gonna terminata. Io spero che ti piaccia, a me piace tantissimo. Te la faccio vedere indossata per come sono riuscita in questi giorni che ero malata, quindi abbi pazienza, non sono riuscita a fare foto più decenti, però come vedi calza a pennello e mi sta veramente benissimo. Ti ricordo che il cartamodello l'ho fatto con il metodo di Marzia Pozzato Fashion Frozen. Se andrai a mio nome potrai avere uno sconto speciale all'Accademia del Cartamodello di Marzia Pozzato Fashion Frozen. Nelle informazioni trovi tutti i link.